C'è una cosa che quasi tutti gli studenti di italiano fanno a un certo punto. Scrivono «ho venuto» o «sono mangiato» e poi si chiedono perché suona strano. Non è pigrizia, è che le regole sull'accordo del participio passato non sono sempre immediate. E sono regole che vale davvero la pena capire bene, perché il participio passato lo usiamo in continuazione. Ogni volta che formiamo il passato prossimo, il trapassato, i tempi composti in generale. Quindi oggi le affrontiamo con calma, dalle basi fino alle eccezioni più insidiose. Cominciamo dal punto di partenza. Quando costruiamo un tempo composto in italiano, abbiamo sempre due elementi, un ausiliare e il participio passato. Gli ausiliari sono essere e avere, e la scelta tra i due non è casuale, dipende dal verbo che stiamo usando. E questa scelta è cruciale perché determina tutto quello che viene dopo. Con essere, il participio passato si accorda con il soggetto, cambia forma a seconda del genere e del numero. Con avere, nella maggior parte dei casi, il participio rimane invariato. Facciamo subito degli esempi concreti con essere. Se un uomo dice che è andato al lavoro, usa andato, A-N-D-A-T-O. Se è una donna, diventa andata, con la A finale. Se sono più uomini o un gruppo misto, si dice andati, e se sono più donne, andate. Quindi il participio si comporta esattamente come un aggettivo. Pensate a stanco, un uomo stanco, una donna stanca, due amici stanchi, due amiche stanche. Il participio passato con essere funziona nello stesso modo. I verbi che si usano con essere sono principalmente i verbi intransitivi di movimento o stato, andare, venire, partire, arrivare, restare, tornare, e poi i verbi che indicano un cambiamento di stato come nascere, morire, diventare, crescere. E poi c'è tutta la categoria dei verbi riflessivi, ma quelli li vediamo in dettaglio più avanti perché hanno qualche particolarità interessante. Per ora la regola da tenere in testa è semplice: essere uguale accordo, punto. Bene, adesso passiamo all'altro ausiliare, avere. E qui molti studenti si aspettano lo stesso meccanismo, ma non è così. Con avere, il participio passato di regola non si accorda con il soggetto, rimane sempre nella forma base, quella con la O finale. Quindi ho mangiato è uguale per tutti: uomo, donna, singolare, plurale. Ho mangiato, hai mangiato, ha mangiato. Non cambia niente. Lo stesso vale per abbiamo visto, hanno fatto, avete detto. Il participio resta invariato. Questo può sembrare più semplice e per certi versi lo è, ma attenzione, esistono delle eccezioni importanti anche con avere e le vedremo tra poco. Per il momento fissate questa distinzione fondamentale. Essere uguale accordo, punto. Prima di andare avanti, facciamo un piccolo esercizio mentale. Pensate a queste frasi e provate a completarle da soli. Prima frase: Maria è arrivata. Giusto o sbagliato? Seconda: i ragazzi hanno mangiato. Giusto o sbagliato? E terza: siamo partiti ieri sera. Giusto o sbagliato? Tutte e tre sono corrette. Maria è arrivata, essere soggetto femminile singolare, quindi participio con la A. I ragazzi hanno mangiato, avere participio invariato. Siamo partiti, essere soggetto maschile plurale, quindi participio con I finale. Se le avete indovinate tutte, siete già sulla strada giusta. Se qualcuna vi ha fatto esitare, non preoccupatevi, è normale, e continuando ad ascoltare le cose diventeranno sempre più chiare. Riprendiamo da dove eravamo. Abbiamo detto che con avere il participio passato di norma non si accorda con il soggetto. Ma cosa significa esattamente di norma? Significa che questa regola vale nella grande maggioranza dei casi, ma non sempre. Prima però consolidiamo la regola base, perché è importante averla solida prima di guardare le eccezioni. Con avere, pensate a verbi come mangiare, bere, leggere, scrivere, vedere, sentire. Tutti verbi transitivi, cioè verbi che reggono un oggetto diretto. Ho mangiato una pizza. Ho letto un libro. Abbiamo visto un film. Avete capito la lezione. In tutti questi casi il participio non cambia. Non importa se chi parla è uomo o donna, uno o molti, il participio resta uguale. E questo è un punto che molti studenti trovano quasi controintuitivo, soprattutto chi parla lingue come il francese, dove l'accordo con avere esiste in certi contesti. In italiano standard, con avere, la forma base del participio è quella che si usa sempre,
salvo eccezioni. Facciamo qualche esempio in più per fissare bene il concetto. La professoressa ha spiegato la grammatica. Ha spiegato, non ha spiegata. I bambini hanno disegnato un castello. Hanno disegnato, non disegnati. Mia sorella ha comprato le scarpe. Ha comprato, non comprate. Notate che in quest'ultimo esempio il soggetto è femminile, mia sorella, e l'oggetto è plurale femminile, le scarpe. Eppure il participio rimane comprato. Questo è esattamente il punto. Con avere, né il genere del soggetto né quello dell'oggetto influenzano il participio, almeno finché l'oggetto rimane dopo il verbo. Ed è proprio lì che sta il segreto di questa regola. La posizione dell'oggetto nella frase conta moltissimo. Quando l'oggetto è dopo il verbo, nella sua posizione normale, il participio non si accorda. Ma quando l'oggetto si sposta prima del verbo, le cose cambiano. Questo è l'anticipazione della grande eccezione che vedremo nella prossima sezione. Ma prima, un'altra cosa importante da chiarire, ci sono verbi che in italiano possono usare sia essere che avere, e in quei casi il significato o la sfumatura cambia. Pensate al verbo finire. Ho finito il libro. Avere, transitivo, l'oggetto è il libro. La lezione è finita. Essere, intransitivo, non c'è oggetto diretto e il participio si accorda con lezione, femminile singolare. Lo stesso vale per verbi come cominciare, aumentare, cambiare, salire, scendere. Con avere hanno un oggetto diretto e il participio resta invariato. Con essere sono intransitivi e il participio si accorda. Sono verbi che in grammatica si chiamano bivalenti o ergativi. Un esempio pratico. Ho salito le scale di corsa. Avere, le scale è l'oggetto diretto. Sono salito al terzo piano. Essere, nessun oggetto. Il participio si accorda con il soggetto maschile. Due costruzioni diverse, due ausiliari diversi. Per ora la cosa più importante da portarsi a casa è questa. Quando usate avere, rilassatevi sul participio. Nella maggior parte delle frasi di tutti i giorni non dovete preoccuparvi dell'accordo. La forma in O va bene per tutti. E quando iniziate a sentire qualcosa che suona diverso, tipo l'ho vista invece di l'ho visto, quello è il segnale che stiamo entrando nel territorio delle eccezioni. Ma quello lo affrontiamo subito dopo. Eccoci all'eccezione più importante, quella che trasforma ho visto in l'ho vista e ho comprato in li ho comprati. Si tratta dell'accordo del participio con i pronomi oggetto diretto. Quando un pronome oggetto diretto precede il verbo, il participio passato deve accordarsi con quel pronome. I pronomi in questione sono 4: lo, la, li, le, e ognuno porta con sé il suo accordo. Partiamo da un esempio semplice. Ho chiamato Maria. Nessun accordo, participio invariato, ma se sostituiamo Maria con il pronome, la frase diventa l'ho chiamata. Il pronome la si appoggia al verbo e diventa l davanti alla vocale e il participio prende la a finale. Stesso meccanismo con gli altri pronomi. Ho visto Marco, diventa l'ho visto. Qui il pronome è l'ho e il participio prende la o, che è già la forma base, quindi non cambia nella sostanza, ma l'accordo c'è. Ho incontrato i ragazzi, diventa li ho incontrati, pronome maschile plurale, participio con i finale. E ho comprato le scarpe diventa le ho comprate, pronome femminile plurale, participio con e finale. Quindi l'ho, participio in o, la, participio in a, li, participio in i, le, participio in e. È lo stesso sistema degli aggettivi. Questo accordo è obbligatorio con li e le e con la quando non è eliso. Con lo e la elisi, cioè quando diventano l davanti a vocale o h, l'accordo è tecnicamente richiesto dalla grammatica formale, ma nel parlato informale si sente spesso omettere. In pratica, nella lingua scritta e in contesti formali, l'accordo si fa sempre. Nel parlato quotidiano, soprattutto con lo e la elisi, molti italiani lo trascurano senza che suoni strano. Ma se volete parlare un italiano preciso, è meglio rispettarlo. C'è poi il caso del pronome ne, che merita un discorso a parte. Ne sostituisce un'espressione con di, può riferirsi a una quantità o a qualcosa di già menzionato, e quando precede il verbo con avere, il participio si accorda con il nome a cui ne si riferisce. Per esempio,
Hai mangiato delle fragole? Sì, ne ho mangiate 3. Il participio mangiate si accorda con fragole, femminile plurale. Oppure, hai letto dei libri quest'estate? Ne ho letti 2. Accordo con libri, maschile plurale. Se invece non c'è una quantità specificata, l'accordo è facoltativo. Ne hai parlato? O ne hai parlata? Entrambe si sentono, anche se la prima è più comune nel parlato. Facciamo un po' di pratica. Trasformate mentalmente queste frasi usando il pronome corretto. Prima, ho guardato la partita. Seconda, abbiamo comprato i biglietti. Terza, hai sentito le notizie? Le risposte. L'ho guardata, pronome la, participio in a. Li abbiamo comprati, pronome li, participio in i. Le hai sentite, pronome le, participio in e. Se ci siete arrivati da soli, state applicando la regola benissimo. Ricordate, la chiave è sempre la posizione del pronome. Se viene prima del verbo, il participio deve accordarsi. Se l'oggetto è un nome che viene dopo il verbo, il participio rimane invariato. È questa la distinzione che fa tutta la differenza. Adesso parliamo dei verbi riflessivi, un'altra categoria dove l'accordo del participio è obbligatorio e dove gli studenti a volte si perdono perché non capiscono bene il meccanismo sottostante. I verbi riflessivi usano sempre essere come ausiliare. E lo abbiamo già detto, con essere il participio si accorda con il soggetto. Quindi con i riflessivi la regola è sempre la stessa, accordo obbligatorio, nessuna eccezione. Pensiamo ai verbi riflessivi più comuni della vita quotidiana: alzarsi, lavarsi, vestirsi, pettinarsi, addormentarsi, svegliarsi. Tutti questi formano il passato con essere e il pronome riflessivo mi, ti, si, ci, vi, si. Quindi, mi sono alzato, se sono un uomo, mi sono alzata, se sono una donna. Si è vestito, lui, si è vestita, lei. Ci siamo svegliati tardi, maschile o gruppo misto. Si sono addormentate subito, femminile plurale. Fin qui è abbastanza diretto, ma il discorso si fa più interessante quando guardiamo i verbi riflessivi con un oggetto diretto esplicito, perché lì la situazione cambia in modo inaspettato. Facciamo un esempio. Mi sono lavata. Accordo con il soggetto femminile, lavata con la A. Fin qui tutto chiaro. Ma se aggiungo un oggetto diretto, tipo le mani, mi sono lavata le mani. Notate che il participio è ancora lavata, si accorda con il soggetto, non con le mani. Questo perché quando c'è un oggetto diretto esplicito dopo il verbo riflessivo, molti grammatici considerano che il pronome riflessivo diventi indiretto, ma la forma della frase non cambia esteriormente e nella pratica il participio continua ad accordarsi con il soggetto nella maggior parte dei casi. In realtà, nel parlato corrente, si sente sia mi sono lavata le mani che mi sono lavate le mani, con l'accordo spostato sull'oggetto. Entrambe le forme esistono, ma per semplicità e per evitare confusione, accordate sempre con il soggetto e sarete corretti. C'è poi la categoria dei verbi cosiddetti apparentemente riflessivi o pronominali, verbi che usano i pronomi riflessivi ma non sono riflessivi nel senso proprio. Pensate a verbi come accorgersi, vergognarsi, pentirsi, ammalarsi, innamorarsi. Con questi verbi il meccanismo è identico: ausiliare essere, pronome, participio accordato con il soggetto. Mi sono accorta dell'errore, femminile singolare. Si sono innamorati, plurale. Vi siete vergognati? Seconda persona plurale, maschile o gruppo misto. E poi ci sono i verbi riflessivi reciproci, quelli che esprimono un'azione che due o più persone fanno l'una verso l'altra, come vedersi, parlarsi, incontrarsi, abbracciarsi, scriversi. Ci siamo incontrati al bar, maschile plurale o gruppo misto. Si sono scritte per anni, 2 donne. Vi siete parlati? Seconda persona plurale. Anche qui sempre essere, sempre accordo con il soggetto. Un esercizio rapido. Completate mentalmente queste frasi scegliendo la forma giusta del participio. Prima, stamattina, io donna, mi sono alzata o alzato. Seconda, le ragazze si sono divertite o divertiti. Terza, voi due vi siete visti o viste. Immaginate che siano un uomo e una donna. Risposte. Mi sono alzata.
soggetto femminile singolare. Si sono divertite, soggetto femminile plurale. Vi siete visti, gruppo misto, si usa il maschile. Quest'ultima regola, quella del maschile plurale per i gruppi misti, è una convenzione grammaticale dell'italiano che vale in tutti i contesti di accordo. Siamo arrivati ai casi più complessi, quelli che mettono in difficoltà anche chi ha già una buona base. Parliamo dei verbi modali, del sì impersonali e di alcune situazioni che nella grammatica italiana non hanno una risposta unica. Cominciamo dai verbi modali: dovere, potere, volere. Quando questi verbi si combinano con un infinito, la scelta dell'ausiliare dipende dall'infinito che segue, non dal modale stesso. Quindi se l'infinito richiederebbe essere, anche il modale usa essere. Sono dovuto andare dal medico. È potuta venire alla festa. Siamo voluti restare. Il participio si accorda perché l'ausiliare è essere. Se invece l'infinito richiederebbe avere, il modale di norma usa avere. Ho dovuto studiare tutta la notte. Ha potuto finire il lavoro. Hanno voluto aspettare. Participio invariato. Ma attenzione, qui c'è una zona grigia. Con i modali seguiti da infiniti che vogliono essere, in italiano contemporaneo si sente sempre di più anche la costruzione con avere. Ho dovuto andare, invece di sono dovuto andare. Entrambe le forme sono accettate, ma quella con essere è più formale e tradizionale. E quando ci sono i pronomi? Se aggiungiamo un pronome oggetto, la situazione si complica ulteriormente. L'ho dovuta chiamare. Il pronome precede il verbo, quindi il participio si accorda. Oppure ho dovuto chiamarla. Il pronome è attaccato all'infinito e il participio non si accorda. Stessa idea, due strutture diverse, due risultati diversi. Passiamo al sì impersonale, quella costruzione dove sì non ha un soggetto specifico e corrisponde all'inglese one o you in senso generale, come in Italia si mangia bene o si dice che. Con il sì impersonale e i verbi transitivi, il participio si accorda con l'oggetto diretto se questo viene dopo il verbo. Si è mangiata una pizza enorme. Pizza è femminile, il participio prende la A. Si sono bevuti 3 caffè. Caffè maschile plurale, participio con i. Questa è una delle costruzioni che suona più strana agli studenti, perché il participio sembra accordarsi con l'oggetto anche se tecnicamente l'ausiliare è essere. Ma è proprio questa la logica del sì passivante. L'oggetto diventa in un certo senso il protagonista grammaticale della frase. C'è poi il sì impersonale con i verbi intransitivi o con essere stesso. Quando si è giovani si fanno tanti errori. Si è stati fortunati. Qui il participio va al maschile plurale per convenzione, indipendentemente da chi parla. Un altro caso interessante è quello del pronome ci con significato locativo o di a questo o quello. Ci siamo stati lì. Non ci ho pensato, non ho pensato a questo. Con essere il participio si accorda, con avere rimane invariato, come sempre. E per finire questa panoramica dei casi complessi, ricordiamo il pronome ne che abbiamo già visto, ma stavolta in combinazione con essere. Ne sono arrivati molti. Ne si riferisce a persone, maschile plurale. Ne sono rimaste poche, femminile plurale. Con essere l'accordo va con l'elemento a cui ne si riferisce. Lo so, sembrano tante regole, ma la buona notizia è che la maggior parte di queste situazioni complesse le affrontate raramente nella conversazione quotidiana. Le basi, essere con accordo, avere senza accordo, pronomi oggetto che forzano l'accordo, coprono il 90% di quello che vi servirà davvero. I casi dei modali, del sì impersonale, di ne con essere, questi vengono con l'esposizione. Più leggete, più ascoltate italiano autentico, più queste costruzioni vi sembreranno naturali senza dover ragionare su ogni singola regola. Siamo all'ultima parte e vogliamo usarla per fare ordine, riassumere tutto in modo chiaro, segnalare gli errori più frequenti e darvi qualche consiglio pratico per interiorizzare queste regole senza doverle studiare a memoria ogni volta. Ricapitoliamo le regole fondamentali. Punto 1. Con essere il participio si accorda sempre con il soggetto, in genere e numero, maschile singolare in o, femminile singolare in a, maschile plurale in i, femminile plurale in e. Punto 2. Con avere, il participio rimane invariato,
a meno che un pronome oggetto diretto non preceda il verbo. Se lo, la, li o le vengono prima del verbo, il participio si accorda con loro. Punto 3. I verbi riflessivi usano sempre essere e il participio si accorda sempre con il soggetto. Punto 4. Con i verbi modali, l'ausiliare dipende dall'infinito che segue e i pronomi possono spostarsi, cambiando dove avviene l'accordo. Questi 4 punti coprono la stragrande maggioranza delle situazioni reali. Tutto il resto, il sì impersonale, né con essere, i bivalenti, sono casi speciali che imparerete con il tempo e l'esposizione. Adesso parliamo degli errori più comuni. Il primo è usare avere con verbi che richiedono essere, soprattutto con andare, venire, partire. Ho andato è un errore classico. La lista dei verbi con essere va imparata, ma i più frequenti si memorizzano in fretta con la pratica. Il secondo errore frequente è dimenticare l'accordo quando c'è un pronome oggetto diretto. Dire l'ho visto riferendosi a una donna, l'ho vista Maria, invece di l'ho vista. Questo si sente spesso anche tra italiani nel parlato veloce, ma in forma scritta è un errore da evitare. Il terzo errore è confondere l'accordo nei verbi riflessivi quando appare un oggetto diretto nella frase. Ricordate, con i riflessivi accordate con il soggetto e non sbaglierete. Il quarto errore riguarda i gruppi misti, uomini e donne insieme. In italiano, quando il soggetto è un gruppo misto, si usa sempre il maschile plurale. Marco e Giulia sono andati al cinema, non andate. Questa convenzione vale ovunque ci sia accordo. E il quinto errore, forse il più sottile, è cercare di applicare le regole meccanicamente, invece di abituarsi all'italiano vivo. L'accordo del participio passato non è qualcosa che ragionate mentre parlate, dovete arrivare al punto in cui lo sentite. E come ci si arriva? Con l'esposizione. Leggete in italiano, libri, articoli, storie brevi. Guardate serie televisive italiane con i sottotitoli in italiano, non in inglese. Ascoltate podcast, canzoni, conversazioni autentiche. Ogni volta che incontrate un participio passato in un contesto reale, notate la forma. Non analizzatela grammaticalmente ogni volta, semplicemente notate. Ah, qui hanno usato vista perché c'è la prima. Questo tipo di osservazione passiva è potentissima. E quando sbagliate, e capiterà, non trattatelo come un fallimento. Ogni errore è informazione. Se dite l'ho visto riferendosi a una donna e qualcuno vi corregge, quella correzione rimarrà impressa molto più di qualsiasi regola letta su un libro. L'accordo del participio passato è uno di quei punti della grammatica italiana che all'inizio sembra un labirinto, ma con le basi chiare e tanta esposizione alla lingua diventa qualcosa di automatico, qualcosa che sentite, non che calcolate. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine di questa lezione. Se volete consolidare quello che abbiamo visto, riascoltatela, magari concentrandovi ogni volta su una regola sola.